Benvenuto in questa nuova lezione dedicata allo strumento pennello a rotoscopio. Dalla versione 17.5 di After Effects del 2020 è stato introdotto il pennello a rotoscopio 2. Questo strumento, come anche il pennello a rotoscopio classico, consente di separare un oggetto in primo piano dallo sfondo. Il rotoscoping, l'utilizzo di maschere animate per isolare gli elementi in un videoclip, può essere un processo lungo e noioso. Il pennello a rotoscopio 2 mette a disposizione un processo di rotoscoping che semplifica la creazione dei mascherini e utilizza l'apprendimento automatico per controllare il movimento del soggetto, in modo da ridurre la necessità di effettuare miglioramenti fotogramma per fotogramma. In questa lezione di Update faremo una breve panoramica dello strumento. Per applicazioni avanzate e precise, segui le lezioni successive dedicate al pennello rotoscopio classico e dove potrai utilizzare le risorse in allegato per lavorare al progetto e dove ti illustrerò tutte le proprietà nel dettaglio comuni a entrambe le versioni del pennello. Vediamo subito come funziona. Selezioniamo lo strumento pennello a rotoscopio nella barra degli strumenti. Facciamo doppio clic su un livello esistente nel pannello composizione e in questo modo si aprirà il livello nel pannello livello. Troviamo il fotogramma migliore per iniziare, in questo caso il primo. Come vedi il cursore presenta una piccola più di colore verde e disegniamo un tratto verde in primo piano sulla nostra mano o sul soggetto, l'oggetto o l'area in cui desideriamo eseguire il roto. Disegniamo al centro passando attraverso qualsiasi regione dell'oggetto con un colore o una luminosità differente. A volte basta semplicemente tracciare una diagonale. Non bisogna disegnare un contorno intorno all'oggetto oppure disegnare oltre i bordi, perché ciò potrebbe confondere la selezione. Ecco che abbiamo applicato l'effetto ed eccolo presente nel pannello Controllo effetti. Qui in alto puoi scegliere se utilizzare la versione 2 oppure quella classica. Puoi impostare la qualità, standard oppure alta. Torneremo poi su queste impostazioni nelle prossime lezioni per conoscere nel dettaglio tutte le funzioni avanzate. Ma torniamo a noi. Dopo aver disegnato l'area, After Effects ha creato un fotogramma base, visibile come evidenziazione blu nel righello temporale del pannello livello. Una volta impostato il fotogramma base, possiamo avviare la propagazione. Esistono due metodi, come vedremo. Per il momento limitiamoci a premere la barra spaziatrice. Questo è un esempio facile, non dovremo compiere nessun'altra azione. Dopo aver propagato il mascherino in tutti i fotogrammi video necessari e aver raggiunto il risultato desiderato, possiamo quindi bloccare la propagazione utilizzando il pulsante blocco nella parte inferiore del pannello livello. Ora possiamo modificare l'oggetto in primo piano e aggiungere uno sfondo diverso. Ora vediamo come comportarci con clip leggermente più complicate, come in questo video, dove vogliamo isolare la ragazza dallo sfondo. Selezioniamo lo strumento pennello a rotoscopio nella barra degli strumenti. Facciamo doppio clic su un livello esistente nel pannello composizione per aprire il livello nel pannello livello. E disegniamo il tratto verde. Come vedi la selezione non è avvenuta su tutta l'area interessata. A questo punto possiamo aggiungere aree verdi dove necessario. Se tieni premuto il pulsante Ctrl o Command, possiamo modificare la dimensione del pennello per essere più precisi. Se invece dobbiamo eliminare, escludere parti di selezione, premiamo il tasto Alt o Option per trasformare il cursore in meno, di colore rosso, e quindi passiamo il mouse per cancellare. Ecco fatto.
Ora la ragazza è isolata da tutto il resto e possiamo aggiungere uno sfondo o applicare tutte le modifiche che vogliamo selettivamente. Possiamo quindi utilizzare il pennello a rotoscopio in molti casi per isolare un soggetto dal suo sfondo, come ad esempio per sostituire anche facilmente il cielo. In questo esempio ho selezionato il cielo e creato la maschera. Dopodiché ho invertito la maschera e poi ho leggermente rifinito la selezione. Dopo questa breve panoramica, ti aspetto nella prossima lezione per conoscere nel dettaglio l'effetto rotoscoping e applicare operazioni di rifinitura avanzate.